Ciao a tutti e bentornati su In Viaggio col Tubo. Con una giornata del genere non resta che andare a visitare un museo sull'isola di Pasqua. L'unico che c'è. Ce n'è uno, andiamo a visitare quello. Siamo qui appunto, museo dell'isola di Pasqua. Museo antropologico. Antropologico, per Entriamo. scoprire ancora di più la storia di questo posto. C'è un cane tutto bagnato, povero. Ti sei riparato qui sotto, ma sei già tutto bagnato. Sei bagnato. Comunque, perché venire a visitare un museo? Perché qui potete vedere cose che ovviamente fuori non ci sono, quindi ad esempio utensili della vita quotidiana. Quelli che venivano utilizzati per scolpire moai, le pitture e i gioielli indossati dai Rapa Nui, le armi usate dai guerrieri o i contenitori che servivano per raccogliere l'acqua piovana. Questa cosa invece non è per l'acqua, è un abanga, cioè una cesta funeraria dove venivano messi i corpi dei capi per essere poi seppelliti davanti al loro moai. Uno dei pezzi più importanti del museo è il Moai Donna. In tutta l'isola ce ne sono circa una decina. 4 si trovano a Rano Raraku, anche se noi non li abbiamo visti, e uno è qui. Un altro pezzo molto importante è l'occhio del Moai, ne sono stati ritrovati davvero pochi e uno è qui. La parte bianca è fatta col corallo bianco, e invece la pupilla poteva essere fatta o di ossidiana oppure dello stesso materiale del cappello. Bene, siamo venuti qui fuori per fare chiusura, anche se sta piovigginando, non fa niente. Dietro di noi la statua del museo, che rappresenta? Non capisco. Martina va a vedere l'iscrizione. Peccato che è scritto in spagnolo o in Rapa Nui. La terra? Ok. Comunque, il video non finisce qui. No, perché la cultura un pochino si è salvata in altre forme, Sì. non solo in questi oggettini. Ed essendo sabato, andiamo a divertirci. Qualcuno ballerà per noi. Siamo al Paite Mihi e stiamo andando a vedere il gruppo Maori Tupuna. Ci sono 2 gruppi e noi abbiamo scelto questo perché ce l'hanno consigliato. E comunque ci sono danze più o meno tutte le sere. Non sono sempre le stesse, i 2 gruppi si alternano i vari giorni della settimana, ma c'è sempre qualcosa da vedere. Entriamo.
Ok, eccoci qua, commenti a caldo. Com'è Allora, stato? è stato molto diverso da quelle che abbiamo visto a Tahiti. Sì, sì. E per la prima volta mi sono piaciuti di più i passi, la parte dell'uomo che quella della donna. Sì, era una cosa un po' più energica, carica. Power, sì. I passi della donna, vabbè, cioè i passi, i movimenti della donna comunque sono quelli, ancheggiare. Però comunque. sono molto meno ancheggiati rispetto a quelli Sì, è della vero, è Polinesia vero. francese. Forse i costumi anche erano diversi, Sì, davano meno il molto, senso di movimento. meno il senso di movimento, sì. Vabbè, comunque è stato bello. Sì, dipende anche dai ballerini, ce n'era uno molto bravo. E l'unica cosa che non ci ha tanto convinto, stavamo dicendo, è la musica. La musica, sì. Che è molto moderna e non capiamo se è una questione, cioè se è proprio una scelta o se è una questione legata a una perdita culturale che comunque c'è stata, Sì. per tutte le cose che vi abbiamo già spiegato. Esatto, se siete stati attenti sapete cosa è successo e quindi E- ci è sembrata una cosa tipo che hanno preso un po' di musica americana, pop, folk eccetera e l'hanno Mischiandola, piazzata sì, qua dentro. mischiandola con comunque dei loro testi. Sì, ovviamente. Per Però, che spiegano boh, la loro cultura, ma per renderla anche forse più fruibile per le nuove generazioni no, probabilmente. forse, Vabbè. boh, non lo sappiamo. Oh, Fateci sapere quale vi è piaciuto di più tra quello che vi abbiamo mostrato e direi che per questo viaggio è tutto. sì, per questo incredibile. concludiamo qua In bellezza, con Sì. un bel ballo. Va bene, grazie mille per averci seguito in questa fantastica avventura e speriamo vi sia piaciuta. Continuate a seguirci perché vi porteremo da altre parti, speriamo. E quindi niente, ci vediamo in giro per il mondo. Ciao! ciao.